E rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come ovviamente potete vedere con due mazzi diversi. Di conseguenza ci saranno due varianti. Prima variante con i Tarocchi Grange, seconda variante con i The Lovers Tarot. Quindi ovviamente starà a voi scegliere per la prima variante i Tarocchi Grange piuttosto che appunto per la seconda variante i The Lovers Tarot. Che cosa ovviamente queste due stese cercheranno di comprendere? Come trascorrerà i prossimi giorni di festività con la compagna ufficiale? Quindi entrambe queste due stese, entrambe le varianti, sono rivolte a chiunque abbia una storia, frequentazione, simpatia da più o meno tempo con una persona che è impegnata e che dunque in periodo festivo, di festività, in questo caso appunto pasquali, deve stare con la propria compagna, con la propria famiglia. Sposato, piuttosto che fidanzato, piuttosto che convivente. Comunque stiamo parlando di una persona che ufficialmente ha già un'altra donna o un altro uomo al suo fianco. D'accordo? Chiaramente utilizzerò per questa stesa un metodo che io ho già usato diverse volte sul canale, ossia appunto il metodo a 3 pilastri, quindi 3 carte in posizioni ben precise e importanti, che vadano ad analizzare il come questa persona si stia già sentendo, diciamo, interiormente lontana da voi, sapendo che ovviamente dovrà trascorrere per obbligo, diciamo, ecco, questi giorni con la compagna ufficiale, quindi ovviamente lontana questa persona appunto da voi, e cercheremo di capire come procederà il rapporto con la compagna ufficiale, d'accordo? Se ci sarà una situazione di positività, di collaborazione, oppure se invece appunto ci saranno litigi, situazioni di freddezza, discussioni, di malcontento, e quindi come questo poi porterà ad evoluzione il rapporto con lei, ok? Quindi comunque con lui, cioè con l'altra persona che ha appunto al suo fianco ufficialmente. Iniziamo dunque con la prima variante, quindi per chiunque scelga i Grange Tarot. Dunque mettiamo da parte il mazzo ovviamente degli altri arcani e dunque per il principio di sincronicità iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Grange Tarot per chiunque dunque abbia scelto la prima variante. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo la stesa a 3 pilastri, quindi chiaramente 3 posizioni ben distinte. Prima posizione, cerchiamo appunto di capire lui come sta vivendo questa situazione, nella consapevolezza ovviamente di dover stare con l'altra donna.
Seconda posizione, come vivrà con l'altra donna appunto questi giorni, quindi se vi penserà, magari se sarà particolarmente malinconica questa persona. Terza carta, cerchiamo di capire appunto quindi questo a cosa porterà nel rapporto ovviamente con lei e quindi anche di rimando nei vostri confronti. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire se questo smuoverà in qualche modo questa persona verso magari una maggior decisionalità. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, quindi cerchiamo appunto di capire come lui in questo momento sta affrontando questa situazione, che stato d'animo ha. Paggio di Pentacoli. Allora, in caso questa persona abbia figli, il Paggio di Pentacoli è un figlio o i figli. Quindi questa persona sarà comunque contenta di trascorrere questi giorni in famiglia per poter stare accanto ai suoi figli, ai suoi bambini. Quindi è una persona certamente molto, diciamo, felice, ma a senso unico, cioè perché deve stare con loro. Ok? Quindi qui non è comparsa l'altra donna. In caso questa persona non abbia figli e quindi questo paggio non può concretizzarsi in una persona ben precisa, ecco che il Paggio di Pentacoli si riferisce a, diciamo, un atteggiamento, se così vogliamo, molto puerile, infantile da parte di questa persona, nel verso positivo però, cioè sta affrontando questa situazione in maniera, se vogliamo, appunto molto easy, molto semplice, ok? Quindi con un atteggiamento tipico dei bambini che non programmano, non progettano, non si fanno tanti pensieri, tanti problemi. I bambini vivono il presente. Quindi lui vuole vivere il presente, vuole ovviamente vivere questi giorni senza litigi, perché è un Paggio di Pentacoli, non di spade, quindi non ha il dente avvelenato, non vuole averlo, vuole stare tranquillo, sereno, in modalità, ripeto, tranquilla e serena, easy, cioè una persona che non si fa tanti programmi, progetti, oddio come andrà, oddio cosa succederà, no, sta cercando di pensare poco al futuro, ok? Sta cercando di vivere ora per ora, momento per momento, senza aspettarsi nulla di particolare. Direi che è un atteggiamento anche molto saggio. Non è una persona che si sta strappando i capelli. Non vuole farlo, assolutamente, non ci pensa neanche. Perché mette come priorità la sua serenità. Fa bene, ragazzo. Perché? Perché questa persona pensa fondamentalmente, ma perché io devo prevedere una catastrofe nei prossimi giorni stando lontano da lei e con la donna che ho, diciamo, obbligatoriamente, tra virgolette, al mio fianco? Perché devo già iniziare male, col piede sbagliato? Viviamocela con calma, con tranquillità, tanto poi passa. Voi direte, è un atteggiamento un po' troppo superficiale, semplicistico. Io direi che è un atteggiamento invece, secondo me, furbetto, anche intelligente. Cioè questa persona non vuole fare il passo più lungo della gamba, non ha intenzione di farlo, almeno per il momento. È una persona che vuol vivere serena, o con i propri figli, in caso ce li abbia, in caso non ce li abbia, senza preventivare nulla di drammatico. Tanto sa che prima o poi passa, non è sempre Pasqua, d'accordo? Si tratta di qualche giorno. Quindi anche portare un po' pazienza, d'accordo? Quindi la sta vivendo in maniera appunto leggera, non superficiale, leggera, senza fasciarsi la testa prima di essersela rotta.
Quindi non vuole discussioni con la compagna ufficiale, neanche con voi. Tra l'altro il paggio è una carta che parla di comunicazioni, quindi comunque questa persona pensa di poter comunicare con voi. Ora che ci riesca è poi da vedere nel futuro. Per adesso comunque come intenzionalità direi che è molto positiva. Vediamo ragazzi ora in questa posizione, quindi seconda carta, come invece andranno le cose. Sì, allora qui abbiamo la carta della morte. Allora sicuramente, come potete vedere, evidentemente qui ci sarà un evento scatenante che in qualche modo irromperà in questa calma piatta che lui prevedeva o avrebbe preferito. Chiaramente siamo in tante, è una stesa interattiva, quindi ovviamente gli eventi possono essere di diversa natura e diversi per ciascuno di noi, d'accordo? È chiaro che però la carta della morte parla comunque di un cambiamento repentino, inaspettato, che porterà a cambiare i piani. In caso, per esempio, lui e la compagna abbiano previsto o organizzato una cena, è un esempio, ragazzi, questa cena salterà. In caso abbiano previsto, per esempio, una partenza, questa partenza potrebbe non esserci o avvenire in ritardo rispetto alla tabella di marcia decisa, magari qualche giorno fa. Cioè, qui qualcosa, l'imprevisto, l'imprevedibile, irromperà nella vita di queste persone, mandando un po', vedete, nel caos i loro piani e anche e soprattutto i suoi piani di tranquillità, di serenità. Quindi qui ovviamente, come sempre, l'imprevisto c'è, ragazzi. Ora, la morte in questo caso non è in accezione negativa, nel senso che la morte è sempre una carta un po' difficile da viversi, cioè sicuramente questo inconveniente in qualche modo peserà sulla sua serenità, però è chiaro che in questo caso nuovamente comunque lui cercherà di mantenere la calma, anche lei, obiettivamente, quindi non perderanno le staffe, non sono previsti litigi, ma un accettare, se vogliamo, in maniera matura questo imprevisto, che andrà un po' a rompere i piani. Però, ripeto, né lui né lei ne faranno una tragedia. Assolutamente no. Ripeto, sì, potrebbe essere qualcosa difficile magari da viversi, ok? Magari una piccola delusione, volevano trascorrere dei giorni, no? Magari fuori porta, ecco, non riusciranno a farli. Niente di grave. Comunque si accontenteranno di vivere quello che possono. Quindi la morte è un cambiamento improvviso, che però, ripeto, non porta a litigi, non porta a discussioni, non è la torre, è la morte. Quindi comunque un rinascere dopo un momento di confusione. Quindi comunque non filerà tutto liscio, Cioè in qualche modo, ecco, diciamo che ci sarà qualche problema. Ma nonostante questo, comunque cercheranno, vedete, di mantenere, ecco, la situazione comunque ad un livello accettabile. Proprio, vedete, per non affaticare il cuore, quindi le emozioni. Non vuole litigi quest'uomo, È un pacifista nato, cioè non vuole mai esporsi, non vuole mai iniziare una lite, non vuole esserne la causa, o se non altro in questo momento questa persona sta ragionando in questo modo. Non vuole problemi e quindi non ne andrà a creare. Nonostante, ripeto, questo intoppo di non, ecco, poca fattura, cioè sicuramente qui qualcosa accadrà di grosso e di deludente. Potrebbe lui raccontarvelo, potrebbe non raccontarvelo, ma qui c'è qualcosa che andrà un po' a, diciamo, scordinare i loro piani. Però, bene o male, ne usciranno senza infamia e senza lode.
Vediamo in terza posizione, a questo punto, come procederà il rapporto tra lui e lei e ovviamente anche nei vostri confronti. E qui abbiamo il paggio di coppe. Sicuramente lui non vedrà l'ora comunque di ricontattarvi, di chiamarvi, in caso magari non vi sentiate da diversi giorni, farà in modo di farlo, comunque, di scrivervi. Questa è una persona che evidentemente prova sentimento per voi. Qui abbiamo un paggio di coppe, delle emozioni ci sono. Non è un re di coppe, quindi non stiamo parlando magari di un amore conclamato, consapevole, maturo, ma comunque di emozioni. Questa persona le prova per voi e le vuol portare a concretezza, no? A compimento, perché è un paggio. Quindi sicuramente subito dopo questa festività vorrà vedervi e sentirvi. È una carta che parla di comunicazioni, quindi potrebbe raccontarvi quello che è accaduto, oppure potrebbe unicamente comunicarvi che cosa? Le coppe, cioè i sentimenti che prova per voi e quanto voi gli siate mancate. Perché è una carta che parla di romanticismo, quindi credo che questa persona, più che parlare del rapporto con lei, diciamo che evidentemente preferisca raccontare a voi e parlare con voi di ciò che vi lega, del fatto che evidentemente voi gli mancate. Quindi comunque vedo una persona che rimane con i piedi per terra, non crea problemi, non fa sceneggiate, una persona che quindi vuol far di tutto per mantenere evidentemente la situazione sotto controllo con la compagna ufficiale e evidentemente anche per non creare problemi al vostro rapporto. E quindi aveva ragione, no? Si tratta solo di qualche giorno. Lui pazienterà senza fare troppe storie e poi vi ricontatterà. Non sono carte che parlano, ovviamente, nell'immediato futuro, di una persona che in qualche modo va ad approfondire una riflessione sul suo rapporto con lei. Non penserà a lei. Dopo questa, festività, la sua prima ed unica urgenza sarà il vedervi, quindi il risentirvi. Poi arriva tutto il resto. Questa è una persona un po' lenta effettivamente, quindi è proprio la classica persona che si prende il tempo per. E ovviamente, secondo questa persona, subito dopo queste festività sarà il tempo per sentirvi, non per parlare d'altro, per parlare di sentimenti, per lasciarsi andare anche alle emozioni. Quindi sicuramente una persona lenta, una persona che non vuole problemi, non ne vuole causare ma non ne vuole ovviamente anche, una persona che ama la discrezione e che ama però anche la comunicazione. Una comunicazione ovviamente con voi. Una comunicazione romantica, no? Anche un invito per potervi rivedere o anche semplicemente appunto uno scambio comunicativo. Ovviamente molto molto bello. D'accordo? Quindi qui sicuramente per voi si prospetta magari un periodo, qualche giorno, qualche settimana di tensione per quanto concerne voi. Ovviamente è normale, no? Sapendo che questa persona trascorrerà dei giorni con la compagna ufficiale, ma poi tutto andrà per il meglio, quindi situazioni che vanno comunque a migliorare anche per voi, perché questo paggio parla comunque di un passo in più che questa persona farà in positivo nei vostri confronti. Quindi in caso questa persona magari con voi non sia mai stata particolarmente romantica, ecco che lo sarà e ve lo dimostrerà. Quindi comunque per voi non ci sono problemi. Con la compagna ufficiale, ecco, cercherà di vivere questi giorni, queste giornate nel miglior modo possibile. Però qui c'è qualcosa che ovviamente provocherà, guardate, grande trambusto in quella famiglia. Ovviamente, evidentemente, queste due persone sono abituate a questi tsunami perché non sembrano
particolarmente colpite, evidentemente sono abituate agli imprevisti e a cose che vanno male, ok? Però la vivranno in maniera, direi, piuttosto pacata. Quindi non vedo grosse discussioni né problematiche tra loro, ma tantomeno ovviamente con voi. Quindi voi farete sempre parte dei suoi pensieri, questa persona appena potrà liberarsi da questo vincolo correrà immediatamente a chiamarvi e ovviamente a volervi rivedere. Ovviamente ragazzi questa è una stesa, come ho detto poco fa, interattiva. In caso abbiate bisogno di specifiche, ci sono i consulti privati, basta contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione e ovviamente a video. In caso vogliate, vi ho promesso appunto di dirlo, di ribadirlo in ogni video e così farò perché mi avete rimproverato giustamente di non aver mai parlato degli abbonamenti, avete ragione, quindi adesso lo ripeto tutte le volte. Ovviamente, in caso voi vogliate, c'è la possibilità di abbonarsi al canale e quindi di poter vedere e ascoltare delle stese fatte per soli abbonati. Dunque, ovviamente questa stesa termina qui. Come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Come sempre, buon percorso karmico e a presto! Rieccoci con la seconda variante e dunque appunto per chiunque abbia scelto la seconda variante e The Lover's Path Tarot iniziamo appunto a mescolare il mazzo di arcani facendoci aiutare nella scelta anche dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come potete vedere, come ho detto a inizio video, qui appunto abbiamo la stesa a 3 pilastri, quindi i 3 arcani, 3 posizioni diverse. Prima carta appunto estratta sarà inerente al come quest'uomo vive, sta già vivendo questi giorni di lontananza da voi. Seconda carta, cosa accadrà in realtà tra lui e la compagna ufficiale. Terza carta, cerchiamo di capire come procederà il rapporto tra lui e lei e quindi anche indirettamente con voi. Cerchiamo di capire che tipologia di evoluzione spetterà questa triangolazione d'amore. Iniziamo dunque con la prima carta e cerchiamo di capire come lui sta vivendo questi giorni. Allora, ragazze mie, in questo caso abbiamo la papessa. Allora, come sta vivendo? Pensando a voi, mamma mia. Allora, questa stesa parte già in maniera molto intensa, Allora, rispetto sicuramente anche alla variante precedente. Allora, questa persona vi pensa tanto. Voi siete la sua papessa. Allora, siete la sua metà. La papessa è una donna che non solo si riferisce ovviamente alla consultante, quindi a voi, ma anche una donna appunto molto bella, molto femminile. La papessa è legata al segno del cancro e alla luna, quindi una donna molto bella e femminile, ma anche una donna che ha un'interiorità che a volte supera anche l'aspetto estetico. Una donna buona, una donna empatica, una donna comprensiva, una donna di straordinaria intelligenza. Questa papessa rappresenta per il soggetto della stesa
la donna ideale. La donna, vedete, che fa parte del suo cuore. Una donna che, tra l'altro, in questo mazzo rappresenta la bellissima, sensualissima e furbissima Sherazade, che riuscirà con uno stratagemma appunto a non morire, anzi a far innamorare perdutamente di sé il sultano Shahryar, e la loro storia finisce a lieto fine. Quindi il soggetto della stesa vuole a tutti i costi che la vostra storia finisca a lieto fine. Bellissima questa stesa, parte benissimo. Questa persona è, ripeto, rivolta unicamente a voi, quindi non ci sta neanche pensando ai giorni con la compagna ufficiale, forse vorrebbe ibernarsi, congelarsi e poi essere, ecco, diciamo così, risvegliato dopo Pasqua. Non si può fare, quindi dovrà sopportare, però evidentemente questa persona ha veramente bisogno di avervi al suo fianco, perché vi vede unica, ripeto, vi vede la donna ideale, ok? Che ha tutte queste caratteristiche, come Sherazade, terribilmente bella, ma anche terribilmente intelligente e furba. Quindi complimenti a voi, perché siete riuscite ad ammaliare quest'uomo, Cioè, vi pensa. Quindi come si sta preparando alla Pasqua? Pensando a voi. Evidentemente siete l'unico elemento positivo nella sua testolina, che è in grado di fargli vivere anche una situazione magari di tensione, no? Con la compagna ufficiale. Seconda carta, seconda posizione. Cerchiamo di capire dunque cosa accadrà tra lui e lei in questi giorni. Ragazzi, anche qui stessa posizione, mamma mia, la carta della morte. Anche la variante precedente, nella stessa posizione, anche se usando appunto il Grand Tarot, c'è la carta della morte, nella stessa posizione. Allora, evidentemente, sia per chi sceglie la prima variante che per chi sceglie la seconda variante, evidentemente i vostri compagni segreti, diciamo così, vivranno entrambi una situazione di caos. La morte, proprio come ho detto per la variante precedente, rappresenta sempre un cambiamento inaspettato, imprevedibile. Quindi evidentemente i piani legati a questa festività, piani tra lui e lei, tra lui e la compagna ufficiale, andranno a rotoli. Evidentemente accadrà un qualcosa che li porterà a dover rivedere i piani, i progetti. Vi faccio un esempio. In caso abbiano programmato di, per esempio, partire per una vacanza, questa vacanza potrebbe non farsi oppure avvenire magari con tempistiche diverse. Potrebbe essere rimandata. In caso abbiano già organizzato, per esempio, una Pasquetta con amici, questa cena o pranzo non si farà per svariate motivazioni, ragazzi, siamo in tanti, quindi ovviamente ciascuno avrà la sua motivazione. Fatto sta che questa carta comporta un cambiamento e quindi la morte, no? La distruzione di programmi e progetti per ovviamente doversi adattare a nuove situazioni. È chiaro che la morte è una carta comunque difficile sempre da viversi, quindi è una carta che comunque parla di qualcosa che non avviene più per doversi intelligentemente ovviamente adattare a una nuova situazione. Però anche in questo caso, come dicevo per la variante precedente, non è una carta che parla di litigi, non è un 5 di spade, non è un 10 di spade, non è un 2 di spade, ok? Non è un 5 di bastoni, cioè queste persone ovviamente non vorranno litigare, creare ulteriore attrito in un rapporto che insomma evidentemente qui fa acqua da tutte le parti, visto che lui è molto legato a voi, innamorato di voi, quest'uomo, quindi
rapporto che già fa acqua da tutte le parti, ecco, evidentemente non vorranno creare ulteriori problematiche. Lui, ma neanche lei, quindi cercheranno, diciamo, in tutti i modi di, nonostante queste difficoltà, che gli manderanno un po', ecco, a rotoli i piani, evidentemente cercheranno comunque di evitare di creare frizioni, attriti. D'accordo? Dunque, qui qualcosa non andrà. Quindi i piani non fileranno lisci, ok? Quindi non sarà una bella Pasqua. Tutto ciò che potrebbero aver programmato non avviene. Cercheranno però di evitare di litigarci su. D'accordo? Vivranno evidentemente queste difficoltà in maniera matura. D'accordo? Però difficoltà ne avranno. Qui c'è qualcosa, l'imprevisto, l'imprevedibile, che evidentemente gli manda a monte i progetti, i programmi di lui, di lei o di entrambi, con familiari, amici. Qualcosa non va come deve. Ovviamente darà fastidio, perché ripeto ragazzi, la morte è comunque una carta dolorosa da viversi, no? Però cercheranno, ecco, di cavarsi di impaccio. Vediamo dunque ragazzi in terza posizione come evidentemente questa situazione di difficoltà porterà ad evoluzione il rapporto tra lui e lei, ma anche evidentemente tra di voi. Allora, e qui abbiamo la carta della luna, l'oracolo della luna. Allora ragazzi, sicuramente questa persona appena terminerà questa giornata o queste giornate di Pasqua o comunque festive, farà di tutto per potervi ricontattare e anche per potervi vedere, perché la carta della luna è una carta che parla di oscurità, è una carta che parla di discrezione, è una carta che parla di incontri segreti, è una carta che parla di comunicazioni nascoste, segrete, che porteranno ovviamente voi e questa persona a più che risentirvi, proprio a rivedervi. Rispetto alla prima variante dove avevamo un contatto, qui abbiamo proprio un vedervi, quindi un incontro che avverrà come vuole la luna in gran segreto. Quindi sicuramente questa persona farà di tutto per potersi liberare da questo impegno che lui vive come molto gravoso, perché la carta della luna parla di emozioni, vedete, dirompenti, che fanno parte dell'interiorità di questa persona e ovviamente anche di sensualità, di erotismo, di attrazione, che questa persona non vede l'ora di vivere con voi e ovviamente di nascosto. La carta della luna è una carta che comunque implica del rischio, esattamente come il matto, esattamente come il diavolo. Quindi sicuramente questa persona rischierà perché ha troppa voglia di vedervi. Questa persona veramente fa fatica a stare senza di voi. La luna, ripeto ragazzi, parla proprio di un sentire il bisogno a pelle di avere l'altra persona, quindi voi ovviamente, ecco, molto più vicina, d'accordo? Quindi questa è una persona che sente tanto la vostra mancanza. Tra l'altro la carta della luna parla di chi vi pensa e vi penserà anche in questi giorni di nascosto. È una carta che potrebbe anche parlare di autoerotismo, Quindi questa persona in solitaria vi penserà. Potrebbe spiarvi, sì cari, perché la luna rappresenta anche chi spia, quindi in caso voi postiate qualcosa, questa persona andrà immediatamente a vedere che cosa voi postiate, perché la luna parla anche di gelosia. Anche la luna è legata al segno del cancro e al segno dei pesci.
mm? Quindi emozioni veramente, mamma mia, al top, ok? Quindi questa persona veramente è molto presa per voi, io direi che è proprio innamorata, questa persona è legatissima a voi, vi sente, la luna rappresenta anche due persone che possono non sentirsi per giorni, ma comunque parlarsi. Questa persona sa già cosa voi stiate provando in questo momento e sa che voi ovviamente in qualche modo riusciate a leggere nel suo cuore, voi siete la sua papessa, la papessa riesce a leggere oltre i veli, d'accordo? Riesce a vedere anche le verità più nascoste, quindi anche quei sentimenti che lui magari non vi rivela. Quindi questa è una persona che vi pensa e vi penserà tantissimo. La luna, ripeto, parla di attrazione, parla di sensualità, parla quindi di un incontro, di tutto ciò che avviene nella segretezza e quindi nell'oscurità. D'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla veramente di un grande sentimento, ma anche di una grande passione che però per il momento, per questa persona, deve ancora essere vissuta di nascosto. Perché dico per il momento? Perché la carta successiva al 18° arcano maggiore è il 19° arcano maggiore, il Sole. Quindi questa non è una persona che vive in un eterno presente, non è una persona che non fa programmi o progetti con voi, anzi ne fa, ed è una persona che dà per scontato che prima o poi il vostro rapporto ovviamente sarà alla luce appunto del sole. D'accordo? Quindi stesa veramente molto bella, è molto più bella direi ovviamente di chi ha scelto la prima variante. Evidentemente in questo caso ci sono dei sentimenti molto più profondi che vi lega a questa persona. Quindi veramente stesa molto bella. Questa persona soffre terribilmente senza di voi. D'accordo? Però è una carta veramente molto bella la luna, perché parla proprio di chi sta male senza di voi, perché sente queste emozioni traboccanti e che ovviamente non può sfogare. Voi non siete la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi non può sostituire lei a voi, anche con tutta la grande fantasia di questo mondo, però evidentemente questa persona non può, ok? Perché voi siete la sua papessa, siete uniche per lui, d'accordo? Quindi stesa veramente molto bella. Come ripeto sempre ragazzi, chiaramente questa è una stesa interattiva, per specifiche sarà chiaramente necessario un consulto privato. Io svolgo consulti privati già da molto tempo, per chiunque voglia contattarmi, ovviamente all'indirizzo email che io lascio a video e anche in descrizione. Come sempre anche ormai vi ricordo, dopo essermi dimenticata per tanto tempo, per chiunque di voi lo voglia, c'è la possibilità di abbonarsi al canale a ovviamente poco più di un caffè al mese per poter ascoltare e usufruire anche di stese riservate unicamente agli abbonati, che io ovviamente già pubblico da tempo, ma mi sono dimenticata, non l'ho mai detto. Sono stata rimproverata da alcuni di voi, avete pienamente ragione, avrei dovuto dirvelo prima, comunque ve lo dico adesso, quindi c'è anche la possibilità di abbonarsi e trovare ovviamente molti video sicuramente interessanti riservati soltanto agli abbonati. Dunque, come sempre questa stesa termina qui. Dal vostro punto di vista mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto!